Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere due multitool economici ma con funzionalità e caratteristiche interessanti. Li ho presi su Amazon, infatti vi lascerò i link in descrizione se qualcuno di voi è interessato. Non sarà una recensione ma sarà più che altro una presentazione, vi farò vedere magari le funzionalità e le caratteristiche che hanno. Se la cosa vi interessa restate con me e ci vediamo dopo. Ed eccoci qua con i nostri due multitool. Prima di iniziare volevo chiedervi di mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina per le verifiche. A voi non costa nulla ma a me aiuta tantissimo. Bene, andiamo avanti e vediamo questi due multitool. Vabbè ragazzi, andiamo a vedere il primo. Intanto lo andiamo a pesare, vediamo quanto pesa il tutto inclusa la custodia. Siamo su, siamo a 325 grammi. Apriamo e troviamo il nostro multitool e separatamente in una bustina i nostri bit. La sola custodia pesa 42 grammi, infatti è di quelle, vedete, bella rigida, abbastanza molto resistente. Qui c'ha i passanti per la cintura, ce l'ha sia orizzontale che verticale, anche se comunque ritengo che sia un po' pesante, ma io personalmente lo tengo in macchina, uno in una macchina e uno in un'altra macchina, però dico c'è questa possibilità di poterlo mettere alla cintura. Allora, vediamo quanto pesa soltanto il coltello, il multitool, 221 e 283 insieme ai bit. Ovviamente vanno tutti assieme, altrimenti non avreste la possibilità di portare con voi i bit. Portare solo questo alla fine ha poco senso se non si usano anche i bit. Va bene, mettiamo da parte e vediamo le sue funzionalità. Iniziamo con la lama principale. Eccola qua, possiamo vedere che ha la parte finale seghettata per tagliare delle funi, delle corde, e poi la parte diciamo normale, ecco qui, la lama liscia normale. Ha un sistema di blocco, se non mi sbaglio questo si chiama liner lock, che blocca la lama e non si muove, non fa nessun gioco. È direi che è abbastanza fissa la lama, anche come spessore diciamo ci siamo, sarà 2 mm, 1,5 mm, 2 mm. Qua c'è il suo pin per poterla aprire con una mano sola, ecco qua. Andiamo a chiudere e andiamo a vedere cosa c'è qui. Adesso qui invece si apre così e si tira, e abbiamo una pinza, fa abbastanza resistenza. Potete notare che non è grossissimo, è sottile, e questo fa sì che il multitool comunque rimanga di dimensioni umane, non sia di quelli grossissimi, e comunque fa il suo lavoro. Torna indietro, ecco qua, qui ha per il piccolo tagliacavi, poi chiudiamo. Se non sbaglio da questa parte non abbiamo altro, no. Giriamo. Allora andiamo da questa parte, eccoci qua. Si presentano già qua, vediamo due accessori che sono: il primo che è un apriscatole, eccolo qua, e anche la punta per, volendo, potete usare come cacciavite a taglio. E poi abbiamo questa come apribottiglia, e sempre qui abbiamo sempre questo a taglio. Più avanti abbiamo questo piccolo perno, si apre completamente, ecco qua. Magari metto un foglio bianco sotto per, ecco qua, sì, meglio. E qui si vanno ad agganciare i nostri bit. Allora, l'adattatore
magnetico, sentite? Vedete? Non cade il magnetico. E poi a questo sempre anche il magnete qui davanti, si vanno ad agganciare i nostri bit. Vedete? E così possiamo, diciamo, lavorare. Abbiamo vari tipi di bit. Abbiamo questi qua esagonali, 3 esagonali, 3 a taglio e 3 a croce. Sono un po' oleati, ecco, tentano sporcarvi, perciò. E niente, questo era, mi sembra che non ci sia più nulla. Niente, diciamo, allora, non c'è nessun tipo di gioco in nessuno degli accessori. Guardate, non si muovono di 1 millimetro. Anche la lama bella fissa. E poi, per non parlare della pinza, e comunque questo veramente non si muove. E qui è il nostro primo multitool. Ovviamente giù in descrizione vi metto tutti i link se siete interessati all'acquisto. E andiamo al secondo. Questo si chiama Gyriaitus, nome strano, Gyriaitus multitool. Ho visto una pubblicità, mi è piaciuta e l'ho voluto prendere. Vediamo come lo vediamo assieme. E quindi eccoci qua col secondo multitool. Vediamo quanto pesa questo qui. Allora, questo pesa 275 grammi contro i 325 dell'altro multitool, quindi abbiamo 50 grammi di differenza. Andiamo ad aprire. Intanto possiamo notare che la custodia è più morbida, questa qui, e anche il passante per la cintura è soltanto di tipo verticale, non ha questo qua di tipo anche orizzontale. Andiamo ad aprire, vediamo, usciamo dalla sua custodia, mettiamo la custodia da parte. Allora, abbiamo qui un fogliettino illustrativo dove ci va a spiegare un po' le funzioni del nostro multitool. E qui abbiamo il multitool, eccolo qui. Direi che è abbastanza massiccio. Allora, intanto qua vediamo che ha un aggancio, un anello per metterci un anello, un cordino. Qui è il classico rompivetro. Poi da questa parte abbiamo le tre chiavi esagonali, piccolissime. Prendo la più grande per farvi capire, ecco qua. Da questa parte chiave esagonale, da questa parte è a stella. Diciamo che sono cose che possono tornare utili se magari avete da sistemare degli occhiali o piccole attrezzature elettroniche che necessitano di questi piccoli attrezzi. Rimettiamolo a posto. E sono 3. Questo era il più grande, poi ce n'è uno medio e uno ancora più piccolo, per lavori veramente piccolissimi. Poi andiamo da questa parte e troviamo incassati, a differenza di questo che aveva i bit separati, qui li troviamo tutti insieme. Sono 6 bit, sono 3 a stella, cioè scusate, sono 3 a croce, 1 a stella e 2 a taglio, e si vanno a innestare qui, ecco qui. Ne tiriamo fuori uno. Qui ha una, non so se si riesce a vedere dalla telecamera, ha un piccolo pallino che si preme e si va ad incastrare. Vedete qui? Si preme e lui entra. Ecco qua. Ve lo faccio rivedere. Eccolo qui. Si preme ed entra. E così possiamo andare ad usare il nostro cacciavite. Rimettiamolo a posto. E di questi ne abbiamo 6. Poi, sempre continuando da questa parte, abbiamo questo qui che è apriscatole, apribottiglia, e qui abbiamo un cutter per tagliare eventuali cinture di sicurezza. Ah, cosa che dimenticavo,
anche questo per i bit, guardate qui ha un blocco lama, vedete? Ecco qui, che va a bloccarmi questo accessorio. Stessa cosa per questo qui, che è l'apriscatole, il taglia cinture di sicurezza. Anche questo ha il suo blocco lama, eccolo qui, che si va a innestare quando è alla massima estensione. Poi basta spingere e richiudere. Da questa parte poi abbiamo ancora, vediamo se c'è ancora qualcosa, mi sembra di no. No, da questa parte non c'è più niente. Poi andiamo di qua. Qui abbiamo perciò il coltello, la lama, ecco qua, che a differenza di questa qui è, diciamo, 1 centimetro più lunga, più o meno. Sì, leggermente più, sarà 1 centimetro scarso, credo. E anche come spessore siamo leggermente più sottile, anche se più lunga è leggermente più sottile di quella, e inoltre questa ha una lama continua, mentre il primo che abbiamo visto aveva la lama seghettata per le corde. Andiamo avanti, anche questo ovviamente blocco lama, ecco qua, e poi qui, a differenza di quell'altro, abbiamo un seghetto per la legna, anche lui molto stabile, cioè veramente dà un senso di solidità, e anche lui col blocco lama importantissimo. Andiamolo a chiudere. Allora, la differenza fra tutti e due è che questo, questo qua è il seghetto, questo qui invece ha la pinza. Poi giudicate voi quale vi può tornare più utile. E poi ultimo ma non meno importante, che gli altri non ho visto in tanti multitool. Io ho visto quello della Leatherman che ce l'ha, ma lì parliamo di un altro pianeta, sia di prezzo sia di qualità ovviamente. E qui abbiamo un fischietto da questa parte e qui abbiamo un piccolo Firesteel piccolino che si infila qui e che quando serve può tornare utile. Magari adesso vediamo se riusciamo a fargli fare qualche scintilla. Vediamo un po'. Sì, direi che funziona. Certo, date le dimensioni non è un lanciafiamme, ma in caso di emergenza, diciamo, il suo lavoro lo fa. Poi magari qualche volta lo apriamo in esterno e vediamo di accenderci un fuoco. E niente, questo era tutto. Differenze maggiori sono appunto queste qui. Mentre qui abbiamo i bit separati, qui ce li abbiamo integrati, qui abbiamo il seghetto, mentre qui abbiamo la pinza. Questo il tutto pesa 50 grammi in più. Poi diciamo come lama più o meno credo che si equivalgano, tutte e due hanno l'apriscatole. Io personalmente forse preferirei questo qui, anche per il design, mi piace un po' di più, è più carino come design e come funzionalità. Spesso mi servono queste vite, diciamo queste chiavette piccoline, qui mi possono tornare utili. Di contro però qui magari abbiamo la pinza che comunque in caso di emergenza può, a volte per piccoli lavori può tornare utile. Io sulla Jeep tengo questo qui con la pinza e questo me lo tengo in macchina, anche perché andando casa lavoro magari ho più necessità di usare questi piccoli attrezzi. Va bene ragazzi, ovviamente non poteva mancare una piccola prova di taglio, anche se non sono affilatissimi, già li ho provati. Allora, questo è inutile partire da qui perché c'è la lama seghettata, partiremo da dove c'è la lama appunto. Allora, tagliare taglia, non è affilatissima, ma diciamo che è un uso
alimentare, per tagliare qualcosa, così non ci sono problemi. Vedete, taglia. Andiamo a vedere questo, che da qui possiamo partire da più in basso perché la lama è continua, un po' strappa pure questo. No, questo taglia leggermente meglio, anche se qui mi sembra che impunti leggermente, però devo dire che no, questo, vedete, qui si blocca a volte, non so perché, guardate, no, questa volta no. Insomma, non sono campioni di affilatura questi, magari poi gli do una botta di stroppo e vediamo se migliorano. Comunque, il loro lavoro lo fanno, arrivano così dalla casa. Riproviamo questo qui. Sì, questo lo sento scivolare leggermente meglio. Anche questo comunque non è male. Vabbè, diciamo che bene o male tagliano, non sono rasoi, ma tagliano. E poi se uno è maniaco del filo a rasoio, gli va a dare un'affilata e sicuramente, anche perché saranno acciai abbastanza morbidi, anche se qui non c'è scritto che acciaio è, né qui né qui. Comunque dico, sono acciai che non dovrebbe essere difficile da portare il filo a rasoio, anche se in attrezzi del genere serve, non serve portarlo a rasoio, non so quale utilità abbia portarlo proprio a rasoio, basta che taglia, per me va bene. E niente, e anche la prova del filo l'abbiamo fatta. Quindi ragazzi, ed eccoci qui alle conclusioni finali. Questi sono i due multitool economici che volevo mostrarvi. Non sono stato sponsorizzato, li ho comprati io perché uno lo tengo in macchina, uno lo tengo sul fuoristrada. Ritengo che il rapporto qualità-prezzo sia davvero ottimo. Ovviamente non paragonatelo assolutamente con un top di gamma, perché lì parliamo di altri pianeti. Se mi parlate di un Leatherman che costa 200 euro, ovviamente sarà migliore di questo, ma sono 200 euro, qui parliamo di poche decine di euro ciascuno. Ecco, niente, poi fatemi sapere nei commenti quale dei due preferite, se preferite quello con la pinza o preferite questo col seghetto e col Firesteel. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace a questo video così da aiutare il canale, e ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao, a presto!